Ben ritrovati in Food and Nature, io sono Salvatore e oggi vediamo come conservare i peperoncini, soprattutto quando sono tanti. Se come me li state ancora raccogliendo sul balcone di casa o nel vostro orto, è un modo fantastico per conservarli a lungo. Ci faremo un buonissimo olio piccante, detto anche olio santo. Ecco, qui state vedendo gli habanero chocolate che non sono ancora pronti. Andiamo quindi a vedere come realizzare il nostro olio piccantissimo, ma prima, sigla! Bene, per prima cosa ci serviranno i peperoncini piccanti e noi li andremo a usare essiccati perché diciamo questo ci permetterà di evitare la formazione del botulino. Prima saranno lavati, quindi poi essiccati. Come potete vedere si dovranno frantumare in mano. Queste sono di diverse varietà, abbiamo dei semplicissimi peperoncini comuni oppure degli habanero oppure dei nagamoric. Poi ci servirà olio evo di primissima qualità e questa è la mia lattina. Poi ci saranno delle bottiglie vuote sterilizzate di diverse dimensioni, potranno essere da 100, da 250, da 50 ml, quelle che avete. Poi ci servirà un imbuto proprio per il travaso dell'olio e adesso si comincia. Partiamo con questa prima bottiglia. Io vado a prendere questi peperoncini che ho essiccato alla luce del sole un po' di tempo fa e li vado a inserire nella mia bottiglia. In circa 150-180 ml ci vado in questo caso a inserire una decina di peperoncini e diciamo l'importante sarà proprio che siano ben essiccati e la quantità comunque dipende sempre da quanto piccante vogliamo appunto ottenere il nostro olio. Quindi adesso semplicemente vado a mettere un imbuto e vado a versarci piano piano il nostro buonissimo olio di oliva extravergine. Questo è di un frantoio di Bitonto in provincia di Bari. Quindi lascio più o meno 1,5 cm dal bordo e vado a chiudere il tappo. Adesso prendo una bottiglia che è un po' più piccolina e ci andrò a mettere dei peperoncini che sono più piccanti di quelli precedenti. Questi sono un mix tra habanero e nagamoric, sempre ben essiccati, si devono frantumare in mano e qua ne vado a mettere un 3 o 4 all'interno. Quindi adesso mi accingo ad andare a inserire all'interno della bottiglia i miei peperoncini. Quindi una procedura ovviamente molto semplice, facile. È un ottimo modo per conservarli. Certo, alcuni li potremo tenere da parte da frantumare, semplicemente sui nostri primi piatti. E adesso ancora una volta quindi andiamo a mettere imbuto, olio, lasciamo sempre 1 centimetro dal bordo della bottiglia e vado a chiudere il tappo. Ecco qua la nostra bellissima bottiglia. Adesso non mi rimane che utilizzare l'ultima bottiglia che avevo messo da parte per gli ultimi peperoncini e quindi anche qui ne vado a mettere 3 o 4 perché questi sono molto piccanti. Voglio ottenere sì un olio piccante ma non tantissimo. Comunque vi assicuro che insomma verrà fuori un buonissimo olio che col tempo diciamo i peperoncini trasferiranno anche il loro colore all'olio. Ci vorrà un po' di tempo. Ecco quindi qui le nostre bottiglie appena riempite e queste dovranno stare adesso un mesetto circa in dispensa al buio per non prendere luce, per non degradarsi. E provate a farlo, fateci sapere come lo realizzate voi e buon olio piccante a tutti. Al prossimo video, ciao!